Benvenuti a Mantova, una delle città più affascinanti d'Italia. Fra teatri spettacolari, cibo delizioso e parchi naturali dove rilassarsi, ogni angolo racconta l'eleganza senza tempo di una città dalla bellezza autentica. Arrivati presto la mattina, lasciamo la macchina al parcheggio gratuito di Campo Canoa. Da qui secondo noi c'è la vista panoramica migliore sul centro città, assolutamente da non perdere. Con la navetta gratuita che passa dal parcheggio ogni 12 minuti raggiungiamo il centro, ma prima di iniziare la nostra esplorazione ovviamente ci vuole la colazione. Siamo nella bellissima piazza Sordello, a letteralmente 2 passi da Palazzo Ducale, ed è proprio da questo edificio storico che partiremo con la nostra visita. Abbiamo preso la Mantova Sabbioneta Card che dura 3 giorni e abbiamo deciso di prenderla perché conveniva, risparmiavamo e compreso nel costo c'è praticamente qualsiasi posto che vogliamo vedere nei prossimi 2 giorni. Il costo è di 25 euro più un supplemento di 5 per vedere la Camera degli Sposi. Il Palazzo Ducale di Mantova, uno dei più grandi complessi architettonici d'Europa, è stato la residenza principale dei Gonzaga, la famiglia che governò la città per quasi 4 secoli. Tra le sale più famose c'è sicuramente la Camera degli Sposi, prima stanza che incontriamo dopo l'ingresso. Gli affreschi sono realizzati da Andrea Mantegna, che è riuscito a creare un capolavoro di arte rinascimentale. La dimora è un vero labirinto di circa 500 stanze, cortili, giardini, logge e gallerie, ognuna dei quali testimonia la grandezza della dinastia Gonzaga. Ci sono soffitti a cassettoni decorati in modo sfarzoso, esposizioni di opere d'arte risalenti all'epoca romana e il meraviglioso Salone degli Specchi. Ad ogni passaggio tra una stanza e l'altra è impossibile non rimanere impressionati da tutto questo. Camminiamo in un portico esterno fino ad arrivare alla Sala del Labirinto, in assoluto una delle nostre preferite del palazzo. Come dice il nome, sul soffitto è disegnato un intricato motivo blu che ricorda un labirinto. È molto scenografico e di grande effetto. Anche il giardino pensile è un altro punto che ci è piaciuto, preceduto da uno splendido salone che mi ha fatto subito pensare a grandi serate di ballo e spensieratezza. Se volete un consiglio, per apprezzare con calma il Palazzo Ducale calcolate almeno 2 o 2 ore e mezza. In piazza Sordello, quasi di fronte al palazzo, visitiamo la casa del Rigoletto, il buffone di corte protagonista dell'opera di Giuseppe Verdi. Anche se è un personaggio immaginario, questa tradizionale abitazione del XV secolo viene attribuita a lui. Girato l'angolo troviamo il Duomo, con la sua imponente facciata bianca e sormontata da statue. In piazza Sordello in questi giorni si tiene il Festival della Letteratura. Purtroppo ci siamo mossi tardi e non riusciremo a partecipare a nessun evento, ma sicuramente faremo un pensierino per il prossimo anno. Sembra davvero super. Facciamo una camminata e andiamo verso il locale che abbiamo scelto per pranzo. Per pranzo siamo venuti alla bigoleria al Torchio a mangiare i bigoli ovviamente. Io li ho presi con le zucchine e il formaggio, mentre Paolo con il brie e lo speck. Buon appetito! Sono molto buoni e le porzioni sono super abbondanti, quindi direi consigliato. Torniamo così ad esplorare la città e in pochi passi siamo a Rio Mantova, un canale che attraversa il centro e crea diversi scorci da fotografare. Passeggiamo lungo Corso Umberto I, caratterizzato dai suoi lunghi portici e i tanti negozi, fino ad arrivare alla Basilica di Sant'Andrea. Purtroppo il campanile è tutto chiuso ed impalcato, ma l'interno merita comunque una visita. Nella vicina e bellissima Piazza delle Erbe ci sono diversi punti di interesse da non perdere, a partire dalla Casa del Mercante, edificio in stile gotico rinascimentale con ricche decorazioni in terracotta, oppure la Rotonda di San Lorenzo, la più antica chiesa di Mantova risalente addirittura all'XI secolo. Abbiamo aspettato le 15 per salire sulla torre dell'orologio e costa 3 euro, ma è compresa nella Mantova Card, quindi adesso andiamo a vedere com'è la vista panoramica. Famosa per il suo orologio astronomico, la torre ospita anche il Museo del Tempo, dove viene raccontata l'evoluzione della tecnologia legata alla misurazione del tempo, appunto. Al quinto ed ultimo piano si trovano delle finestrelle che regalano un panorama a 360 gradi sul centro storico e anche sui laghi che lo circondano. Una vista imperdibile, ma se non soffrite di vertigini ovviamente.
Dopo un passaggio coperto molto particolare, sbuchiamo in piazza Broletto. Alzate lo sguardo per vedere la scultura dedicata a Virgilio, il grande poeta nato nei pressi della città. La statua viene chiamata affettuosamente dai mantovani la Vecia, per il suo aspetto. Prendiamo un gelato proprio qui accanto, prima di andare verso il luogo che più di tutti aspettavamo di vedere. Il teatro scientifico Bibbiena è una meraviglia assoluta, non potrei usare altri termini per descriverlo. Appena entrati il primo impatto è stato incredibile. Lo sapete, noi amiamo i teatri e questo è uno dei più belli in assoluto che abbiamo visto, insieme forse al Teatro Olimpico di Vicenza. Senza dubbio per ora questa è la nostra tappa preferita in città. Una curiosità, il teatro è stato inaugurato nel 1770 da un giovanissimo Mozart, ci credete? Comunque visitare i teatri insieme alle librerie è sempre una delle mie cose preferite in ogni città, mi emoziona tantissimo. Torniamo verso Piazza Sordello per prendere la navetta per il parcheggio di Campo Canoa. È ora di andare a fare il check-in. Abbiamo scelto una cascina fuori città, immersa nel Parco del Mincio. La struttura è molto bella, con grandi spazi verdi. Facciamo una doccia veloce e ci prepariamo per uscire a cena. La passeggiata al tramonto sul lungolago di mezzo è bellissima, rilassante e con colori pastello che colorano il cielo. Penso che il crepuscolo sia uno dei momenti migliori per godersi questo parco. Arrivati al castello di San Giorgio ci inoltriamo tra le vie del centro, in cui siamo già stati oggi. Passiamo giusto un attimo dalla libreria del Festival della Letteratura e raggiungiamo l'osteria. Dato che siamo qui, non possiamo non provare un piatto di ravioli di zucca che a Mantova hanno nel ripieno anche l'amaretto. Questo li rende un po' dolci, ma io personalmente adoro l'amaretto, quindi per me sono strepitosi. La sera c'è un'atmosfera rilassata in giro per la città. I monumenti illuminati dai lampioni sono diversi, ma ugualmente belli. Dopo una camminata rientriamo in cascina a riposarci per domani. Oggi abbiamo ancora tante cose da vedere. Salutiamo il nostro ostello e guidiamo in direzione Mantova. Siamo tornati in centro questa mattina per assaggiare due dolci tipici di Mantova, la sbrisolona e la torta delle rose. Sono due dolci semplici e molto buoni. Io ho mangiato la sbrisolona, mentre Paolo la torta delle rose. Non linciateci mantovani, ma a noi ha ricordato tantissimo un pandoro. Perdonateci per questa affermazione, ma è così. E mentre noi facciamo colazione, voi se avete voglia potreste iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto e perché no lasciare anche un mi piace. Ci mettiamo in macchina per andare verso la prima vera fermata di oggi, Palazzo Te. Dichiarato come uno dei capolavori del Rinascimento italiano, questo palazzo costruito tra il 1525 e il 1535 era una villa di svago, un luogo per feste e ricevimenti, voluto da Federico II Gonzaga. Arrivano anche a voi delle fortissime vibrazioni in stile Bridgerton? Le sue sale riccamente affrescate hanno tutte dei temi diversi. La sala di Amore e Psiche è davvero splendida. Ma al primo posto, secondo noi, sopra ad ogni altra stanza, c'è la Sala dei Giganti. Le illusioni e i giochi visivi che celebrano i miti classici qui sono al loro apice. L'arte è una cosa emozionante e meravigliosa. Palazzo Te è bellissimo, sicuramente la sala più impressionante è quella dei giganti. Adesso stiamo facendo un giro nel cortile interno e andiamo a vedere se troviamo il giardino segreto. Attraversiamo il gigantesco cortile, ora tutto allestito per i concerti estivi, fino al giardino segreto, che troviamo deserto, con qualche installazione di opere contemporanee e una musica tribale che arriva direttamente da una grotta. Dopo questa visita non è ancora il momento di salutarci. Abbiamo ancora un paio di luoghi da visitare, ma non sono in centro, quindi adesso lasciamo Palazzo Te, prendiamo la macchina e ci avviamo verso la nostra tappa.
Siamo nel borgo di Grazie, a circa 15 minuti dal centro di Mantova. In questo punto il Mincio crea un'ansa che sembra abbracciare il paese. La nostra destinazione è il bellissimo parco che affaccia direttamente sul fiume. Questo sarebbe il punto di imbarco per fare le escursioni con i barcaioli del Mincio. Noi volevamo farlo, ma ho chiamato per prenotare e ovviamente abbiamo trovato l'unica settimana in cui sono in ferie. Abbiamo deciso di venire comunque a vedere com'è questo parco perché volevamo vedere la distesa di fiori di loto e in effetti è un posto magnifico, con una pace incredibile. Abbiamo mancato di pochissimo la fioritura. C'è ancora qualche fiore, ma il momento migliore dovrebbe essere metà fine agosto, quindi segnatevelo nel caso. Dato che siamo praticamente soli in tutto il parco, ci godiamo il vento e questa tranquillità. Arriva però un cigno a farci compagnia. È un luogo speciale, i fiori di loto sono meravigliosi, non ne avevamo mai visti così tanti e di queste dimensioni. Anche se vorremmo restare ancora un po', c'è ancora un paese che vogliamo vedere. Tornati in centro a Grazie, osserviamo il lavoro dei Madonnari nella piazza davanti alla chiesa. In paese si trova anche un museo dedicato a loro. Ultimo stop di giornata a Sabbioneta, famosa per essere una delle città ideali del Rinascimento. È caratterizzata da una pianta a forma di stella, edifici eleganti e alte mura che la circondano. Visitiamo il Teatro all'Antica, nonché uno dei primi teatri stabili d'Europa. Tutto l'interno del teatro vuole creare l'illusione di trovarsi in un'antica città romana, il colonnato, gli affreschi e anche le statue. Stupenda la scenografia prospettica del palco, ci è piaciuto molto, anche il teatro era compreso con la Mantova Sabbioneta Card. Giriamo senza meta tra le viette del paese, passiamo dalla piazza centrale e arriviamo al portico della Galleria degli Antichi, tutto costruito in mattoni a vista e lungo quasi 100 metri. Noi concludiamo qui queste 48 ore a Mantova e dintorni con un'ottima granita, per rinfrescarci un po' dal caldo. Speriamo che anche questo nuovo itinerario vi sia piaciuto e che possa esservi utile per il vostro prossimo viaggio. Noi vi ringraziamo per essere arrivati fino alla fine. Grazie, grazie, grazie. Se non volete perdervi nessun aggiornamento, non dimenticate che potete seguirci anche su Instagram. Ci vediamo tra 2 settimane con un nuovo viaggio, ma non andate subito via. Qui a destra trovate un video dedicato alla nostra città, Pavia. Siamo sicuri che vi piacerà. A presto, ciao! Ciao!